ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, video strarichiesto, email, messaggi sulle fiamme gemelle. Ma che sta succedendo? Che sta succedendo? Ve lo dico io che sta succedendo. Sta succedendo che l'accelerazione evolutiva non ammette più sconti. L'accelerazione evolutiva è tutto un processo molto periodico, veloce, velocissimo. Allora, le fiamme gemelle. La fiamma gemella non è una persona. Partiamo da questo presupposto. E tante volte ve lo dico, io ho iniziato questo percorso e nel corso del percorso ho sedimentato le mie certezze che sono insindacabili, indiscutibili e la più grande sapete qual è? Io so di non sapere, come diceva Socrate. Che cosa vuol dire io so di non sapere? Io so che le mie credenze e ogni mia certezza è un limite. Tutto quello che la nostra mente vuole analizzare, quando lo vogliamo analizzare, e ci allontaniamo dal sentire, perché più vuoi analizzare, più ti allontani dal sentire, allora rimani vittima di quell'analisi e quell'analisi genererà sempre di più sofferenza. Bene. Quando ho compreso che l'unica relazione che possiamo avere autentica è la relazione col divino, col tuo sé superiore, che ti manda come un avatar tutte le persone che incontri, con cui entri in relazione, allora ho fatto un cliccone esistenziale, come vi ho raccontato anche in una puntata dell'Amante risponde. Ogni persona che incontriamo è una persona mandata dal tuo sé superiore a livello karmico, destinico, per farti evolvere delle cose. Cosa significa evoluzione? Mettere in luce la tua ombra. All'interno della tua ombra ci sono i tuoi tesori più grandi. Una persona ti farà sentire sbagliata? Una persona ti farà sentire che sei sbagliata, che sei sbagliato. Ecco, perché ripetiamo sempre le stesse dinamiche con le stesse persone? Perché non abbiamo capito come funzionano le cose. Accogliere quel sentirsi sbagliata o sbagliato è il goal. Sì, io sono fragile, io sono sbagliata, sì. Grazie per avermelo fatto vedere, grazie per avermi fatto scendere nelle profondità, per avermi fatto vedere la mia imperfezione umana e la mia perfezione divina. Perché quando tu scendi in quelle profondità e dici sì, io sono imperfetto in qualità di essere umano, ma sono perfetto essendo Dio. Ma quando è che diventi Dio? Diventi consapevole di esserlo? Quando integri quello che tu stessa con la tua anima stai manifestando. Ogni evento, ogni persona sono delle divinità che ci vengono incontro, volute dal tuo karma o sé superiore. Allora, ogni persona che arriva accende la fiamma cristica o la fiamma, il fuoco interno, l'innamoramento. L'innamoramento è lo straordinario strumento di espansione e crescita dell'uomo, laddove la mente viene trascesa e dove si inizia il viaggio nelle profondità dell'anima, ossia nella ricongiungersi con la parte invisibile della vita del tuo sé superiore. Quindi quello che ci raccontiamo, la narrazione che ci facciamo, genera la tua realtà visibile. E la fiamma gemella, vi stavo dicendo, nel percorso
quando ho iniziato a comprendere cosa fosse una fiamma gemella, anch'io mi ero legata all'ideale incarnato in un uomo, fino a quando non l'ho trasceso. Trascenderlo significa vedere non solo in quell'uomo lì, ma in tutti gli uomini che mi hanno dato l'innamoramento, il mio sé superiore che si incarnava per farmi vedere le mie ombre, affinché io che non sono assenza di luce, sono ombre, appunto, con la consapevolezza le metto in luce tutte le mie fragilità. E quando è che il karma si scioglie? Quando è che iniziamo a co-creare consapevolmente andando incontro al nostro destino? Quando non abbiamo più rancore per chi ci ha fatto un torto, perché il torto viene fatto all'ego e non all'anima che ha chiesto quel torto. Ok. Sapete come riconoscete se una relazione è stata vissuta fino in fondo, cioè se una relazione ha compiuto il suo destino? Quando non c'è più rancore nei confronti dell'altro. È una cosa semplice, ma difficilissima, perché abbiamo una mente razionale che vuole il controllo, il potere, il dominio sugli eventi che sono entità divine della vita, cosa impossibile. Allora, quando arriva una persona che ti accende un fuoco incommensurabile dentro, è il tuo più grande patrimonio, affinché tu possa fare un salto micidiale di espansione. Quello che chiamiamo fiamma gemella come persona è colui o colei della quale ti innamori perdutamente. Come vi dico sempre, vi insegno sempre, non è la persona l'evento, ma è quello che ti scaturisce all'interno. Allora, quello è un incontro voluto dal destino, dal karma, dal sé superiore. Il karma va risolto, il destino va compiuto. Anche il destino è frutto del karma, perché noi, il destino, come vi dico sempre, sono le qualità, i talenti e i potenziali che tu scegli di integrare in quella incarnazione, in questa incarnazione. Tali talenti, qualità e potenziali possono essere integrati soltanto integrando, accettando le sfide del karma. Altrimenti si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete. Il senso è, come direbbero gli sciamani, cavalcare la tigre. Cavalcare la tigre, che significa proprio cavalcare il fermento interno e non lasciarsi travolgere. Allora, quando arriva una persona che provoca della forte passione, una forte iniziazione all'amore, allora tutto quello che ci fa sentire l'altro sono le nostre ombre, va bene? Come integrare il karma che l'altro ci sta portando, come integrare, come far compiere il destino della relazione. Io ti amo, io ti benedico e ti ringrazio perché mi hai fatto vedere la mia ombra, la mia anima. Sono fragile, sì, sono fragile. Il corpo umano è fragile, è fatto per rompersi, si rompe, ma chi lo incarna è un Dio, ok? Quindi io mi auguro di passarvi sempre delle informazioni che vi rendano più libere e liberi possibili. Il concetto stesso è un limite. Il concetto di fiamma gemella, poi incarnata in una persona, è un limite micidiale alla vostra espansione. Allora,
ribadisco, ogni persona che incontrate, di cui vi innamorate, se gli mettete un'etichetta in qualità di persona, non andate avanti. Se invece vedete in quella persona il vostro sé superiore che si incarna, dovete fare l'esperienza totale della relazione. Fare totale esperienza della relazione significa integrare tutto, cioè accogliere tutto, il bello e quello che la tua mente giudica brutto. Ci saranno momenti meravigliosi vissuti insieme, ci saranno momenti drammatici. Io accolgo questo momento perché sto vivendo la mia parte in ombra animica. E pensare che l'altro, quando ci sarà l'altro, sarà bellissimo, meraviglioso, è proprio una croce sulla vita. Perché adesso deve essere tutto bellissimo e meraviglioso, qualsiasi cosa accade, perché è voluta dal tuo sé superiore, stai adempiendo un karma e stai andando incontro al tuo destino. Nessuno può darti felicità quanto tu non riesci a integrare in te stessa o in te stesso. Quello a cui noi ci stiamo, verso cui stiamo andando, è come l'uomo era all'inizio, un androgeno. Ogni uomo ha in sé il femminile e ogni donna ha in sé il maschile. La concezione stessa di uomo-donna, quello che la tua mente razionale ti fa vedere è un uomo, vedo un uomo perché è un uomo, vedo una donna, è sbagliata. Noi stiamo trascendendo tutto. Entro ogni donna, ogni uomo c'è la controparte. E quindi il senso qual è? Andare, come diceva Platone, l'uomo è sferico, cioè ha in sé parte visibile, invisibile, maschile e femminile, ha tutto. E quindi il concetto stesso di fiamma gemella limita. Quando io ho imparato a trascenderlo, perché ho iniziato anch'io col concetto, quando ho imparato a trascendere tutti i concetti perché mi limitavano, non mi facevano fare esperienza, mi facevano male. Il dolore è necessario, la sofferenza è una scelta, come diceva Eckhart Tolle, quindi il dolore è funzionale. Il dolore significa proprio quello che la nostra mente razionale giudica sbagliato. Il dolore è un grandissimo patrimonio evolutivo. Quando senti il dolore per una frustrazione o il dolore per qualsiasi tipo di dolore, devi viverlo, è un Dio quello. Ricordare dei dolori o comunque protrarre quel dolore oltremodo quando non serve più è sofferenza, è una scelta. Significa stare all'interno di un concetto che è limitante. E quindi affinché possiate vivere una relazione sana e appagante, dovete includere più cose possibili. Abbiamo questo concetto delle fiamme gemelle. Questo concetto delle fiamme gemelle, per quanto mi riguarda, possiamo annoverarlo tra quella, come dire, quella relazione che ci accende un fuoco dirompente, che dura sempre, che dura, non si spegne mai. Un fuoco che ha a che fare con... Più noi sentiamo quel fuoco per una persona, passano i mesi, gli anni, sentiamo lo stesso fuoco, significa che quella persona ti sta portando, che non è quella persona in sé, il tuo sé superiore attraverso quella persona, che ti sta portando ad andare oltre i limiti della mente. Fin quando hai quella persona dentro di te, va bene? E le emozioni che sono relative a quella persona, significa che quel fuoco sta lavorando dentro di te per farti trascendere i limiti della mente, i limiti stessi del concetto. Quindi, come vi ho detto anche nel video sulla sei innamorato o sei innamorata, sei mai impazzita per amore, noi ci innamoriamo di qualità che abbiamo dentro ma che non vediamo, ma che l'altro ci proietta.
l'altro ha tutte quelle qualità che noi vorremmo sviluppare, quindi tu ti innamori. Poi cosa succede? Arriva la parte negativa, cioè arriva l'ombra. Affinché tu integri quelle qualità devi viverti l'ombra come la più grande benedizione, perché senza quell'ombra tu quelle qualità non le puoi raggiungere. Senza l'esperienza di un grande dolore, accogliendo quello che comporta, come mi è accaduto nelle relazioni che vi ho raccontato, accogliere quel grande dolore, ancora non sapevo tutto questo, quello che so adesso. Avevo degli strumenti, ma non erano quelli che ho adesso, però sapevo che c'era un fondo di verità nell'accettare quella condizione, altrimenti io l'upgrade, cioè un passo più sopra, non lo potevo fare. E quindi ci innamoriamo di quello che dobbiamo integrare. E la fiamma gemella possiamo annoverarla tra le più grandi cose che dobbiamo integrare, perché ci bruciano di più, perché l'anima vuole velocizzare il processo. Ok? Sapete, io vi parlo dalla mia esperienza e cresco con voi. Quindi al giorno d'oggi, allo stato attuale, io mi rendo conto che il so di non sapere, che cosa vuol dire? So di non voler avere credenze che mi limitano. Io so di non sapere. E con questa affermazione mi apro a tutto quello che, alle infinite possibilità che possono essere. Ok? Quindi la storia di Fiamma Gemella è una storia meravigliosa. E siccome noi viviamo di narrazioni, delle storie che ci raccontiamo, allora fate che le vostre storie, le storie che vi raccontiate, siano meravigliosamente evolutive. La storia di Fiamma Gemella, come stavo dicendo, è una storia meravigliosa. Dovete esserne all'altezza, però. Cosa vuol dire? Dovete essere all'altezza di ogni cosa che vi accade. Siccome lo siete già all'altezza di ogni cosa che vi accade, altrimenti non vi accadrebbe, dovete rendervene consapevoli. Come si fa? Io accolgo tutto quello che mi sta arrivando, io accolgo, so che è il mio sé superiore attraverso quella persona che me lo sta mandando. Io accolgo questa sensazione di frustrazione, di rabbia, di tristezza, perché è un Dio. Sia lodato il Dio della frustrazione, della rabbia, della tristezza. In questo modo la storia di Fiamma Gemella diventa un capolavoro. Ok? Allora, ragazze mie e ragazzi, detto questo, andiamo ad analizzare la fiamma gemella lui-lei, fiamma gemella femminile, fiamma gemella maschile, nei prossimi tempi. Ok? Nei prossimi tempi. Essendo come fiamma gemella il concetto, tra virgolette, di fiamma gemella, due personalità distinte che condividono uno stesso destino, cioè condividono un karma uguale e contrario, quindi è quello che vivi tu lo vive l'altro uguale e contrario. Ok, questo è per tutte le relazioni. Ecco perché fare delle etichette, dei concetti per me è veramente limitante, però per intenderci lo facciamo. Laddove voglio uscire dalla staccionata lo faccio come lo faccio sempre. Allora, andiamo a vedere un po' cosa ci dicono sulle fiamme gemelle, prima di tutto con gli Angelion, dove ci sono anche le carte delle fiamme gemelle, e poi sapete che i miei oracoli, lui e lei, sono proprio nati nel percorso di fiamma gemella, cioè del percorso di integrazione della fiamma animica, cristica che bruciava dentro di me attraverso l'interazione con l'altro. Quindi utilizzeremo le mie carte, queste e i tarocchi. Allora, andiamo a vedere cosa ci dicono i Sephirion nel percorso di fiamma in questo momento. Allora, per la fiamma maschile, per la fiamma femminile. Allora,
Vediamo cosa sta attraversando la fiamma maschile. Il risveglio. Eccolo qua, bello mio. Sta attraversando un risveglio. Nei confronti di cosa? Nei confronti del suo femminile. Il suo femminile interno, che è la parte più profonda, più paurosa per la mente razionale, quello che molti femminili hanno già attraversato. Quindi il risveglio è proprio la wow, come se fosse un giudizio, no? Il risveglio della coscienza. La coscienza quando è che si risveglia? Quando non vede più le cose separate. Non esiste più io e tu, ma esiste la relazione, esiste un tutt'uno, esiste uno, non esiste più io e te. Esiste la relazione che è parte di un tutt'uno. Quindi sta attraversando il maschile un risveglio che ha a che fare con integrazioni sempre più profonde della sua parte animica e quindi anche di una lei femminile, fiamma femminile. Ok, vediamo la lei. Salto nell'ignoto, passaggio tra due mondi, coraggio, non voltarti, guarda avanti. Ok, la lei sta attraversando quello che vi ho detto nell'intro di questo video delle fiamme gemelle. Salto nell'ignoto, passaggio tra due mondi, coraggio, non voltarti, guarda avanti. Coraggio viene dal latino cor cordis, che significa corabeo, avere cuore. Avere cuore, non mente. La mente dai concetti, dai limiti. Il concetto stesso di fiamma gemella, il concetto stesso del lui quando ci sarà sarà una vita meravigliosa. No. Coraggio. Sentire il cuore sa, la mente mente. Non voltarti, non girarti a guardare che sta succedendo dietro, il cuore ti sta mandando da un'altra parte, cioè avanti, guarda avanti, non girarti indietro. Salto nell'ignoto, salto quantico, passaggio tra due mondi. Cosa vuol dire salto quantico? Significa passare da uno stato di coscienza inferiore a uno stato di coscienza superiore. Lo stato di coscienza superiore di cosa si avvale? Della mancanza della dualità, della mancanza della separazione, della mancanza di tutto ciò che limita. Ricordiamo il concetto, il mentale è un limite. La mente non può vedere quello che crea le cose, che è l'invisibile, che è il tuo sé superiore. Quindi essere relegati ai concetti della mente significa smettere di vivere. Allora il femminile sta facendo questo salto quantico, segue solo il cuore, coraggio. Quando voi sentite il cuore, che sentire l'anima, sentite che non c'è separazione più, non c'è alcuna separazione, non c'è separazione. Il concetto stesso di tempo. Il tempo il tempo è circolare, la tua anima vive in un tempo circolare, tu sei al centro. Quindi tutti gli eventi passati e futuri coesistono nell'attimo eterno, presente. Ecco perché si può risolvere il passato evocando le emozioni che ti hanno generato gli eventi negativi del passato. Lo puoi risolvere il passato evocando adesso le stesse emozioni per pacificarle, per io ti integro frustrazione, io ti integro rabbia, io ti accolgo. E la nostra mente, che essendo l'analisi, no? La mente razionale e analitica, per comprendere, per capire, deve dividere i fatti che accadono in un susseguirsi di tempi e quindi il tempo diventa lineare, passato, presente e futuro. Ma il tempo è circolare. Ecco, la lei sta facendo questo salto. Per esempio, rispetto alla fiamma gemella, non esiste quando ci siamo incontrati 5 anni fa, 4 anni fa, 20 anni fa, era così. No, quegli eventi sussistono adesso. È tutto in quel momento. È l'emozione che la chiave dell'evento, non è l'evento. L'emozione che ti scatena l'evento è la chiave.
Allora qua rispetto a quell'emozione ti dice salta, non guardare indietro, non pensare che ci sia separazione, non esiste separazione. Tant'è che cosa succede? Siccome il nostro maschile sono le nostre azioni, quello che fai, tu facendo quello che ti ho detto adesso, hai il risveglio e fai azioni di risveglio, di meraviglia, wow! Ok? Adesso voglio mettere, prima di metterci i tarocchi, voglio utilizzare le carte dei Nat di Selene Calloni Williams, queste qua. Le leggerò, non le conosco benissimo ancora, le sto studiando bene. Voglio vedere rispetto alle fiamme gemelle che cosa hanno da dirci, ok? Ok. Allora, vediamo un po'. Allora, vediamo. Numero 12, come sta questa carta? Sta al contrario, la vedete? Credo che stia al contrario, no? Così, perché c'è un elefante. La numero 12 si chiama Aun Gible Simbishinat. I nomi birmani sono un po' particolari e comunque non vi ho detto sulle carte dei Nat. Le carte dei Nat rappresentano le parti della psiche più profonde che sono represse, va bene? Sono delle entità, sono degli spiriti, il culto dei Nat è nato in Birmania. Sono delle carte che permettono di risalire anche ai propri antenati, da dove vengono molti limiti che abbiamo nel realizzare delle cose in questa incarnazione. Oltre al nostro karma personale, anche quello dell'albero genealogico. E praticamente in soldoni i NAT sono le parti più represse della nostra psiche e ci aiutano a portarle in auge, a farle emergere affinché noi possiamo pacificare quelle parti più profonde, le parti più inaccettabili di noi, affinché iniziamo ad avere il risveglio, che significa acquisire sempre più potere di creazione consapevole senza essere vittimizzati dalla parte mentale. Ricordate che l'unico nemico è la mente, non ci sono nemici fuori, è la mente. Ok, leggiamoci il numero 12 a proposito delle fiamme gemelle. Il signore dell'inganno. Poi ditemi se io amo le carte, cioè io le amo. Abbiamo adesso parlato di nemico, l'inganno della mente, del concetto, del limite dei concetti. Allora, qua dice, il signore dell'inganno, Aung Binle Sinbiushin. Fu il re di Amarapura, ucciso a tradimento in un campo di riso. È rappresentato come una figura regale in abiti di corte, seduto sopra un loto, trasportato da un elefante bianco e accompagnato da un servitore che guida l'elefante e da un orco che lo protegge. Questo Nat offre suprema protezione dal tradimento. Allora, la carta numero 12, il signore dell'inganno, l'arcano del tradimento. Questa è una carta molto particolare, indica un tradimento smascherabile e risolvibile. Se la carta è in posizione numero 4, in posizione alta, queste sono le posizioni che Selene dà in base alla stesa che fa fare con le carte, o più difficilmente risolvibile, la carta è in posizione bassa. In tutte le posizioni la carta induce a riflettere sul tradimento, sia nel senso che il richiedente sia portato più o meno consapevolmente a tradire qualcuno o qualche progetto, sia nel caso in cui il richiedente sia stato tradito o sia a rischio di subire un tradimento da parte di qualcuno. La carta può anche indicare un tradimento antico subito o attuato da qualche avo, le cui conseguenze gravano ancora sulla genia. Allora, ci parlano del tradimento, dell'inganno. Chi è che tradisce?
La mente. La mente tradisce. In natura non c'è alcun tradimento. In natura non esiste il tradimento, esiste nell'uomo. Perché esiste nell'uomo? Perché l'uomo ha la mente razionale. E siccome il tradimento significa uscire fuori dai binari della natura, la mente stessa con la sua morale esce fuori dal concetto di bellezza della natura, seguendo la morale di giusto e sbagliato, non del bello, ma del giusto e dello sbagliato. La natura segue il bello, la mente del giusto e dello sbagliato, è una morale corrotta. E quindi vivendo in una morale corrotta, già nella nostra testa, pratichiamo o subiamo tradimento. Tradimento alla nostra vera natura, che è quella di sentire che tutto è uno e non c'è separazione. Il tradimento verso la propria natura, verso la propria essenza. E quindi la fiamma gemella in qualità di archetipo in questo momento ci sta dicendo non tradirti più, lo sta dicendo alla fiamma maschile, non tradire la tua natura per conformismo, moralismo, valori sociali corrotti, cosa che ha fatto la fiamma gemella, le fiamme hanno sempre fatto fino a questo momento, si sta risvegliando il genere umano. Non tradire la tua natura, non tradire chi sei. La tua natura è fuori dalla morale, fuori dal concetto di giusto o sbagliato. Non è semplice come cosa da seguire, ma non è facile, perché siamo invischiati in dei condizionamenti. Allora aprirsi alla meraviglia, aprirsi a tutto ciò che accade con gratitudine e non giudicare, cioè già il fatto che tu giudichi un'emozione o quello che ti accade giusto o sbagliato, per la tua mente razionale, è un tradimento, significa tradire la natura. Il tuo sé superiore è la tua natura. Quando il tuo sé superiore ti manda delle cose, degli eventi che ti creano delle emozioni, non voler sentire le emozioni e non accoglierle significa tradire la tua natura. E allora qua stiamo parlando di fiamme gemelle, cioè di persone che sentono una connessione profonda l'un l'altro e c'è fuoco che brucia, e affinché questo fuoco vada a eliminare i limiti della mente, devono smettere di tradire la loro natura, devono andare al di là del bene e del male. Mi sono separata dalla fiamma? La fiamma gemella c'è un'altra persona e io maledico. Tu stai maledicendo la tua natura. Ok? Parlo a più gradi, ovviamente siamo tantissime, migliaia, qui ognuno ha un livello di coscienza differente. Puntano l'azione sul tradimento, quindi l'archetipo di fiamma gemella in questa sede, cioè affinché si possa unire yin e yang in perfetto amore, cooperazione e non dissoluzione, non di separazione, ma amore e cooperazione, non tradire la tua natura. Quando una persona, in questo caso una fiamma gemella, arriva per portarti il tuo destino, per farti compiere un destino, è quello di andare incontro alla tua parte in ombra, integrarne il potenziale dicendo grazie, io mi sento fragile, è meraviglioso questo. Io ti benedico, io ti amo, di il nome della tua fiamma gemella, io ti benedico, io ti amo e resto nell'amore, qualsiasi cosa accada. Ok? Perché l'altro ti fa vedere la tua parte in ombra. Quando tu non vuoi vedere la parte in ombra, stai tradendo l'anima. Non significa solo vederla. Io ti benedico questa mia ombra, questa mia fragilità, questo senso di impotenza. Sì, Dio dell'impotenza, grazie per per esserti fatto vivo da me, perché io questa volta ti accolgo. Allora quando l'altro ti fa sentire sbagliata, stupida, non all'altezza, io benedico quel momento, io benedico la mia fragilità. Non ho assolutamente intenzione di cambiare, volevo soltanto vedere la mia fragilità e accoglierla, mica voglio cambiare. Io mi amo, io mi onoro, grazie, grazie, grazie.
Quindi qua ci stanno mettendo l'attenzione di un tradimento, quello che tu, la tua mente, ha visto come tradimento. Mi ha lasciato la fiamma, un tradimento. No. Allora qua noi stiamo riscrivendo la storia. Qua stiamo imparando a vivere, qua stiamo imparando ad essere liberi dai concetti. Quello che ti accade è voluto dal tuo sé superiore, karma e destino. Non puoi farci niente, ma puoi farci tutto. Allora quando arriva il prossimo incontro di fiamma o con la tua o col tuo amore, la differenza non sta che è arrivato di nuovo l'incontro, no, sta cosa ne fai di quell'incontro. Allora, cosa ne fai di quell'incontro? Se l'altro ti accende una miccia e tu che ti fa imbestialire, tu immediatamente reagisci contro di lui. Anziché stare lì nella tua ombra, nella tua oscurità e vivere questo destino di ombra fino in fondo, fino a trovare la luce. Ecco, se non sei in grado di fare questo, come vi ho detto prima, gli sciamani direbbero cavalcare la tigre e te la prendi con l'altro, la relazione non riesce ad arrivare a compiere il suo destino e tu non riesci a risolvere il karma, ti ritorna sempre la stessa dinamica con quella persona o con una persona nuova, ti ritornerà sempre la stessa dinamica. Quindi, nel momento in cui capisci il valore dell'incontro, non della persona, non la persona è uno strumento del sé, il valore dell'incontro, allora tu integri. La relazione va vissuta per il suo insegnamento profondo, non per te né per l'altro, ma per il contenuto profondo che ci porta. L'altro, che sia anima gemella, fiamma gemella, anima karmica, che poi è tutto karmico, l'altro è un principio illusorio. È un principio illusorio. L'altro fuori è il divino che si presenta attraverso la figura di un'altra persona. Perché? Perché l'unica relazione possibile è quella con il divino. Allora, quando ho compreso questo, mi sono guardata indietro e ho detto, madò, tutte le relazioni fallite. E no, è proprio là che ho capito che stavo costruendo la scintilla che mi avrebbe portato alla consapevolezza. Ricordiamoci che tanti fallimenti portano il vincitore. Un bambino per andare in bicicletta deve cadere milioni di volte. E allora voi quando vi accorgete di questo avrete l'eureka e non vi tradirete più. Allora il principio archetipo di fiamma in questo momento sta vivendo tutto questo, smettere di tradire la propria natura. Ok. Andiamo a vedere adesso, tu stai riprendendo? Sì. Andiamo a vedere adesso con i tarocchi, anzi, mettiamoci prima queste. Allora, fiamma maschile, amore respinto. Qua la fiamma maschile sta vivendo il risveglio grazie al sentirsi rifiutato. Allora la fiamma maschile sta vivendo una grande prova iniziatica. Il rifiuto della sua fiamma femminile. Che la fiamma femminile l'abbia rifiutato o meno, lui percepisce rifiuto, quindi sta vivendo il rifiuto della madre, sta vivendo il rifiuto che ha percepito nell'infanzia. Grazie a cosa? Grazie a quello che è accaduto con la fiamma femminile. Grazie alla lei. E quindi grazie a questo sta vivendo il risveglio. Qua c'è la fiamma maschile che implora il suo femminile di ascoltarlo. Qua c'è un maschile che si redime, si inginocchia davanti al suo femminile, diventa devoto. Sta soffrendo, sta avendo un dolore, il dolore del risveglio, e lo sta accogliendo così com'è. Potentissimo, eh?
Vediamo la fiamma femminile, la fiamma maschile, femminile. Amore dichiarato. La fiamma femminile sta vivendo un momento molto bello, direi, rispetto a quello che poteva uscire. L'amore dichiarato mi parla di una lei che sarà presto felice di, di sentire l'amore che la circonda, a partire dal suo sé superiore fino ad arrivare alla persona, alla fiamma gemella maschile. Come vedete qua c'è un maschile anche che chiede perdono a tutti quei femminili che ha usato per il proprio ego. E qua c'è un maschile che dichiara il suo amore al suo femminile vero, che è quello a cui l'ego aveva messo le barriere. La parte mentale aveva messo le barriere. Molti maschili di fiamma hanno creato delle relazioni di facciata, no? Inconsapevoli. Ecco, chiedono perdono. Si rivelano alla fiamma femminile vera, cioè al suo femminile vero, alla loro vera natura, in modo devoto. Quindi qua c'è una relazione di molti maschili lasciano, anche chiedendo perdono, dei femminili o delle altre fiamme che non hanno, con cui hanno già fatto un percorso, dichiarandosi al vero amore autentico. Ok. Ok, andiamo a vedere adesso con i tarocchi. Scusate ragazzi, devo mangiarmi un attimo un biscottino. Eccoci qua ragazze mie e ragazzi. Allora, se utilizziamo il concetto di fiamma gemella, allora rendiamolo stupefacente. Rendiamo stupefacente il dono che l'altra persona ci sta facendo, il dono dell'unione con Dio. Allora, detto questo, continuiamo con i tarocchi adesso a vedere nella fattispecie in concreto quali sono l'energia del divino maschile, della fiamma gemella maschile, nei confronti della fiamma gemella femminile. Allora, andiamo a vedere quali sono i pensieri, le emozioni e le azioni che compirà nei confronti della fiamma femminile. Allora, prima di tutto voglio vedere qual è l'energia dei pensieri della fiamma maschile. Energia dei pensieri della fiamma maschile nei confronti della fiamma femminile. 8 di spade, il Papa, il Sole. La fiamma maschile, allo stato attuale, ha perfettamente integrato il senso dell'unione con la fiamma femminile. La sensazione dell'8 di spade, che è la sensazione di un blocco mentale, dell'impossibilità a muoversi, non posso muovermi, il mentale, no? I concetti, i limiti, la morale, non posso muovermi, ha portato la fiamma maschile a integrare con il Papa la lezione spirituale inerente alla relazione con la sua parte invisibile della vita, con la parte magica della vita e quindi anche la lezione spirituale che c'è nella relazione con la sua fiamma femminile. Il Sole mi parla di un momento di eureka, è il risveglio il Sole, è la felicità che ne sta conseguendo grazie all'integrazione della lezione spirituale. Quindi i pensieri della fiamma maschile nei confronti della fiamma femminile sono pensieri di gioia pura e indicibile, il Papa e il Sole. Il Papa è colui che integra la lezione spirituale grazie anche ai doveri che ha dovuto affrontare del suo karma, che l'ha limitato con l'8 di spade. I limiti che ha sentito da un amore respinto, sin dall'origine della sua nascita, dalla madre,
i limiti della mente razionale, ha integrato la lezione. Il sole prova una profondissima gioia autentica. E questo è ha anche a che fare con adesso mi posso muovere con gioia autentica. Sento una profonda connessione che ha a che fare con la gioia vera, che non ha a che fare con i limiti del mentale. Bellissima energia. Ok. Vediamo adesso la fiamma femminile. La fiamma femminile quali sono i pensieri della fiamma femminile nei confronti della fiamma maschile? Energia dei pensieri. Energia dei pensieri. Aspetta, metto questo qua se no non mi entra. Allora. Energia dei pensieri della fiamma femminile nei confronti della fiamma maschile. La luna, il sole, wow, cavalieri bastoni, la fiamma femminile sta avendo un risveglio epocale. La fiamma femminile ha provato paura, la luna, nei confronti della sua fiamma maschile. La fiamma femminile ha avuto paure, incertezze, dubbi. Ma come vi ho spiegato anche sul significato degli arcani maggiori, la luna, tanto demonizzata, è l'anima, è la parte invisibile. La fiamma femminile ha iniziato a dire, o inizierà a dire da questo momento, guardiamo il video, che bello, che mi hai fatto vedere che sono sbagliata, grazie che mi fai vedere la mia fragilità, la mia imperfezione, grazie che mi fai vedere la mia anima scura, wow, grazie. Sì, perché io sono meravigliosamente imperfetta, io sono fragile, sì, ma non voglio cambiare una virgola, il sole, sono felice di essere così. Quindi la fiamma femminile è meraviglioso perché ha fatto il viaggio 18, arcano 18, 19 al sole. Grazie che mi hai fatto vedere la mia meraviglia. Cavalieri bastoni. Ha un grande fermento adesso la fiamma femminile nel cambiare tutte le cose della sua vita, comprensive l'approccio e i pensieri che ha nei confronti della fiamma maschile. Grazie, grazie, grazie. Ecco perché si manifesta l'amore dichiarato. Wow, ragazzi, mamma che bomba questo video. Comunque, ok. Vediamo adesso i sentimenti profondi, i sentimenti, cosa ha nel cuore la fiamma maschile nei confronti della fiamma femminile. Abbiamo visto come sta l'energia principale, no? Andiamo nella profondità. Allora, i sentimenti, cosa prova la fiamma maschile nei confronti della fiamma femminile? Il mondo. Abbiamo la Venere del Botticelli, il mondo, il 7 di denari e il cavaliere di denari. Allora, la fiamma maschile, avendo preso coscienza, piena coscienza di ciò che sente per la fiamma femminile, ossia per la sua anima, per l'anima propria del maschile, che è il femminile, che si riversa poi in una persona, ok? Allora si dà conto che inizia a livello sentimentale una nuova tappa della sua vita. Una nuova tappa che ha atteso tanto per manifestare, inconsciamente, inconsapevolmente. E col cavaliere di denari mi dice che a poco si aprirà a questo risveglio emozionale che ha avuto nei confronti della sua fiamma femminile. Fa le cose fatte bene, il suo cuore gli dice: fai le cose fatte bene adesso che segui la tua fiamma femminile interna, adesso che segui il tuo femminile, adesso che segui la tua anima.
adesso che segui l'anima del tuo femminile, che è poi l'anima del mondo, il mondo, no? Adesso investi col 7 di denari a poco in ciò che veramente ti dà le solide fondamenta animiche. E quindi cosa prova per la sua fiamma femminile? Un grande risveglio che a poco le dimostrerà. Ok. Vediamo cosa prova la fiamma maschile e la fiamma femminile. Cosa ha nel cuore la fiamma femminile nei confronti della fiamma maschile? Cosa ha nel cuore la fiamma femminile? L'appeso, il matto, il 7 di bastoni. Allora, la fiamma femminile cosa prova nei confronti della fiamma maschile? C'è l'appeso. L'appeso è una carta di sacrificare l'ego, come vi ho spiegato nel video sugli arcani maggiori. Sacrificare l'ego significa darsi, il darsi. Darsi, sacrifico il mio ego, cioè la parte mentale, il concetto di bene e male, di giusto e sbagliato, sacrifico quello, rendo sacro quello che sacrifico perché mi hanno portato fino a questo momento ad avere questa ascesa spirituale. Rendo sacro questa relazione, l'appeso, quello che mi ha dato, mi ha fatto penare a livello emozionale, ma sono arrivata a un dunque. Questo dunque è il darsi, l'appeso sacrifica se stesso, cioè sacrifica l'ego, il mentale, e mi do all'altro a livello emozionale, senza far intervenire la mente, tant'è che abbiamo il matto. Mi lancio, seguo l'istinto, sacrifico la mente, seguo l'istinto, e con il 7 di bastoni in questa veste lotto con tutto ciò che si frappone fra me e la realizzazione del mio amore. Vediamo adesso, metto un attimo, devo mettere, perché qua c'è una donna nuda di nuovo. Purtroppo YouTube mi oscura il video. Ok, allora, voglio vedere a cosa è conforme questa lotta del 7 di bastoni sul femminile. Ah, lotto con le catene del 10 di spade. Allora, tenendo a mente che io adesso cosa provo per la mia fiamma maschile? Sacrifico il mio ego, mi do in modo incondizionato all'amore, non solo alla fiamma maschile, ragazze, mi do all'amore, inizio a darmi, perché il darsi è amore, il darsi nella vita, il darsi alla vita. E lotto il 7 di bastoni contro il 10 di spade, contro tutte quelle circostanze di vecchie tappe che mi hanno fatto penare nell'inconsapevolezza della mente. Le spade sono la mente. Ok. Quindi qua c'è un grande risveglio per il femminile. Come vedete, abbiamo due energie simili. A poco il cuore si apre e fa dei gesti concreti da questa parte. Di qua ho capito che mi devo dare, devo darmi alla vita, lottando contro gli impedimenti del mentale, quindi si apre una nuova tappa. Tant'è che il femminile mette i limiti con il 7 di bastoni anche a tutte quelle circostanze mentali che non l'hanno fatto vedere al di là della propria mente, e si lancia, segue il matto, segue il folle. Ok, vediamo da questa parte adesso quali sono le azioni che la fiamma maschile metterà in atto nei confronti della fiamma femminile. Due di spade, la regina di denari, il re di coppe,
Le azioni sono funzionali ad avere la sua fiducia, passando da un momento in cui non si sapeva cosa fare, 2 di spade, cosa faccio adesso, 2 di spade, come mi comporto, come manifesto questo mio risveglio verso di lei, la regina di denari, che è un femminile che lui vede come una donna con cui si può costruire, una donna di cui ci si può fidare, una donna con cui avere radicamento. Beh, rispetto al mentale, dice 2 di spade, che faccio che non faccio, rispetto a lei le apro il mio cuore, re di coppe, mi apro emozionalmente a lei, perché piuttosto che seguire la mente, seguo il cuore, re di coppe. Quindi aspettiamoci dalla fiamma maschile una dichiarazione per avere la fiducia di lei. Abbiamo un maschile che diventa più emozionale e un femminile che diventa più pragmatico. Quindi qua abbiamo un maschile che si apre devoto al suo femminile, che è il femminile che si rende conto essere la cosa più pragmatica e che ha più senso nella sua vita, la cosa più concreta. Quindi qua abbiamo il maschile che fa azioni verso il suo femminile, che reputa adesso essere la cosa più concreta della sua vita, piuttosto che altro. Quindi qua abbiamo proprio un maschile che si apre emozionalmente al suo femminile, alla sua fiamma. Bellissime, bellissime. Sta molto alto il maschile, proprio bellissimo, ok? Vediamo quali sono le azioni che farà la fiamma femminile nei confronti della fiamma maschile. Le azioni che farà la fiamma femminile nei confronti della fiamma maschile. 3 di denari, 3 di denari, gli amanti e il 2 di denari. Allora, la fiamma femminile, io vedo la fiamma femminile, qua abbiamo l'asso di spade, fammi mettere un attimo l'energia sul 2 di denari, perché il 2 di denari? Ah, qua abbiamo il re di coppe, qua, il re di coppe. Allora, la fiamma femminile aspettava una dichiarazione, vedo che la fiamma femminile aspettava che il maschile si aprisse emozionalmente a lei. Abbiamo re di coppe e re di coppe, con a chiusura di tutta la stesa. Quindi qua abbiamo un maschile che si apre emozionalmente in modo maturo alla fiamma femminile. Allora, la fiamma femminile quali sono le azioni che farà? Sono azioni di fare dei piani insieme, 3 di denari. Azioni, facciamo dei piani insieme, intendiamoci. La fiamma femminile si protrae a dare molto amore con gli amanti, perché? Perché nel suo cuore è spinta ormai a darsi, a sacrificare l'ego e a darsi, lottando contro i limiti mentali che l'hanno fatta limitare, appunto. Il 2 di denari quindi mi parla di un equilibrio raggiunto, mi parla di un equilibrio raggiunto grazie alla dimostrazione della emozionale del re di coppe. Qua abbiamo alcuni femminili che hanno un'altra relazione o altre relazioni di altra natura o relazioni che sono giunte a un epilogo e, come vi ho detto, affinché il destino della relazione sia compiuto, benedite, battezzate e dite io ti amo, io ti benedico e ti lascio andare nell'amore alla persona con cui la relazione è finita, va bene? Per unirvi alla vostra fiamma, per avere rapporto con la vostra fiamma, però benedite le situazioni della dualità, dove ci sono altre persone, ok? Col nome della persona. Qua abbiamo quindi una lei che si apre al maschile, proprio perché il maschile, la fiamma maschile, si apre emozionalmente al femminile, un maschile rinato, va bene? Allora qua io che vi dico, siccome femminile e maschile, la fiamma gemella coesiste all'interno di te, perché maschile e femminile tuo è interno, allora qua abbiamo la parte maschile tua e anche quella della tua fiamma. Che cos'è il maschile? Quello che fa azioni. L'azione.
Qua abbiamo un maschile che fa azioni emozionali e quindi anche le tue azioni sono azioni emozionali, cioè condotte dal cuore. Ok? Quindi io qua vedo una energia bellissima. Voglio soltanto mettere un'altra carta sugli amanti per il femminile. Il diavolo, qua c'è c'è la sanazione di alcune dinamiche inerenti al mentale, all'ego, sanazione di dinamiche inerenti al mentale e all'ego. E qua c'è un femminile che vuole ottenere a tutti i costi la relazione, o comunque ottenere l'amore che le appartiene per diritto divino. E come si fa a ottenere l'amore che appartiene per diritto divino? L'unico amore che puoi avere è quello con il tuo sé superiore, con il divino. E quindi io ti amo, mio sé superiore. Io ti ringrazio per esserti incarnato in tutte le persone che ho avuto davanti e che avrò davanti. Sempre più vicina a te. Io ho fede in te. E quindi qua c'è un femminile che vuole a tutti i costi, il diavolo, ottenere l'amore che le appartiene per diritto divino grazie all'integrazione con il proprio sé superiore. Siccome qua io vedo un femminile che in questi prossimi tempi farà questa integrazione, è per questo che abbiamo due re di coppe, una da parte e una dall'altra. C'è una persona, una fiamma, che si esprime emozionalmente. Ok? Allora, detto questo, ragazze mie e ragazzi, utilizziamo i miei oracoli lui-lei. Vediamo un po'. Per chi li desiderasse sono sotto all'info box in descrizione. Vediamo cosa il maschile ha da dire, visto che lo vediamo proprio in veste di re di coppe, di colui che ama, si esprime emozionalmente. Vediamo un po'. Cosa dice la fiamma maschile e la fiamma femminile? Da quando ti ho incontrata mi sono reso conto che mai nessun'altra avrebbe più contato allo stesso modo per me. Allora qua abbiamo la fiamma maschile che ha potuto avere altre relazioni o essere in relazione con altre persone, oppure no, e dice da quando ha incontrato il vero amore della sua anima, ricordiamo che l'altra persona innesca in te l'amore per la tua anima, va bene? Ok, quindi da quando ho incontrato te in qualità di persona, tu mi hai acceso l'amore per la mia anima e quell'amore per la mia anima mi fa dire che nessun'altra al mondo può più contare allo stesso modo per me, perché sei tu che mi hai aperto le chiavi, la porta dell'anima. Ok? Vediamo ancora cosa dirà la fiamma maschile e la fiamma femminile. Per capire mi sono distrutto. Per capire mi sono distrutto. Per capire ho distrutto tutte le mie barriere mentali. E questa distruzione ha portato all'integrazione della lezione spirituale. Ho distrutto tutte le mie certezze, che sono quelle che ci danno i limiti. I limiti. Ok, abbiamo un maschile proprio rinato qua, grandissima consapevolezza. Per capire cosa? Per capire che le scelte che ho fatto, 8 di spade, mondo, 2 di spade, erano scelte dettate da una morale sociale piuttosto che dal cuore. Ok. Andiamo a vedere ancora cosa dirà la fiamma maschile. Tradendo me stesso, il tradimento esce sempre, cioè ricordiamolo sempre. La fiamma maschile rispetto alla fiamma femminile. La là, bellissima questa frase. Quando ci siamo separati, sentivo un vuoto incolmabile a cui non riuscivo a dare spiegazione. Mi sono distratto, ho cercato di riempire in 1000 modi quella sensazione angosciante, ma tutto rimaneva in superficie. Tutto ciò che facevo prima risultava ormai banale. Mi sono sentito impotente, frustrato, inerme davanti a qualcosa che non avrei mai potuto controllare.
è proprio la personificazione dell'integrazione del Dio della frustrazione nel maschile. È proprio l'integrazione di un dolore atroce nel maschile, la consapevolezza della sua anima, l'integrazione della parte più buia di se stesso, che è la parte di cui tutti abbiamo sempre avuto paura, è la nostra anima, l'integrazione dell'anima. Altrimenti non ci esce il re di coppe 2 volte. Colui che parla con le emozioni e non con la mente. Allora dice che qua molte fiamme sono separate, no? E in questa separazione, sono ancora in separazione, grazie a quella separazione io ho sentito l'amore respinto. Ho sentito che non avrei mai potuto tornare da lei perché avevo sbagliato tanto. Ho cercato quindi di distrarmi in 1000 modi, cercando di riempire quella sensazione angosciante. Ma tutto ciò che facevo prima, magari per dimenticarmi una persona o per svagarmi, tutto quello che facevo prima risultava ormai banale, non funzionava più. Il dolore mi riportava a quella sensazione in cui ci dovevo stare, dovevo vivermela. E allora mi sono sentito impotente, frustrato, inerme davanti a qualcosa che non avrei mai potuto controllare. Mi sono sentito impotente e frustrato, la mia mente si è sentita impotente e frustrata. Perché? Perché non si può controllare l'amore con la mente. È una stesa commovente, bellissima, bellissima. Queste che ho letto per il maschile, ragazze mie, vale per voi, 2 corpi, un'anima sola. Queste sono cose che il nostro sé ci fa vivere, affinché noi distruggiamo, mi sono distrutto, le barriere e i concetti di bene e male, giusto o sbagliato, ma li trascendiamo, perché ciò che ci arriva è voluto dal karma. Il destino è il prodotto del karma. Il destino va compiuto, il karma va risolto. Come si risolve il karma? Integrando quello che arriva attraverso l'inclusione, non l'esclusione, quello che arriva sotto forma di emozione. Ok? Quindi qua abbiamo un grande evento per le fiamme gemelle, straordinario, per il concetto di fiamma quale uomo, il superuomo, l'uomo che diventa superuomo, ossia l'uomo che si dà conto di essere potente, un uomo che si dà conto di essere potente grazie alla sua fragilità, perché è nel regno dell'anima, delle tue fragilità, nel regno più profondo, che tu hai il più grande, trovi i più grandi tesori. Quando dici io sono perfetta, io sono la mia meravigliosa imperfezione. E allora così stiamo accettando e integrando il karma e andiamo verso il dharma, verso il nostro destino, iniziando non più a temere le emozioni, ma a cavalcarle, a cavalcare quelle emozioni che sono degli dei, delle divinità, che se tu non le integri ti trascinano, ti asfaltano, perché non puoi combattere, non puoi controllare un dio, una divinità, un'emozione che è lì sin dalla notte dei tempi. No, è impossibile. E quindi tu la devi cavalcare, perché quelle forze, quando ti arriva qualcosa, significa che tu puoi esserne all'altezza. Quindi dovete dirvi, io voglio essere all'altezza di questa relazione. Come faccio a esserne all'altezza? Integrando la luce e l'ombra. Ok? E qua si preannuncia qualcosa di straordinario, di magnifico, che è proprio alle porte. Ok, quindi ragazze mie, io ci metto 2 altre carte di queste. Cosa ci dicono queste altre? Peso della famiglia. Qua abbiamo il peso della famiglia da parte, io credo, sia del maschile che del femminile, che ha giocato contro, ma
non si dice giocato contro, ma ha giocato a favore del karma rispetto a quello che abbiamo visto che poi è uscito. Incontro mediante sincronicità, prossima settimana. Qua mi stanno dicendo che per 9 mesi il peso della famiglia ha lavorato a favore del karma e del destino. Incontro mediante sincronicità, un evento sincronico farà incontrare le fiamme per chi non si sta vedendo, prossima settimana, quindi da quando guardate questo video. Vediamo ancora. Libero arbitrio marzo. Allora, libero arbitrio, al di là della dicitura qua marzo, perché mi hanno messo qui prossima settimana, il marzo è già passato quando abbiamo registrato questo video, ovviamente lo potete vedere in qualsiasi momento, e qua ci sarà una scelta da fare. Ci sarà una scelta di fare, siccome la carta della scelta ce l'ha il femminile, ci sarà una scelta da fare. Io credo che questa scelta abbia a che fare con quello che lei sta provando a livello emozionale, il darsi, sperimentare questo darsi, senza più giudicare giusto, sbagliato, cattivo, buono, e trascendere, parlare con il cuore, essere anima, fare la scelta di essere anima, prendere una decisione, soprattutto perché avendo integrato il karma, qua si va incontro al destino e tu puoi iniziare a scegliere come gestire a livello consapevole degli eventi, come affacciarti a degli eventi, ok? Guarda un po'. Felicità a fondo mazzo. Io qua vedo molta felicità perché c'è tanta consapevolezza. Ricordiamo, la consapevolezza è il contatto che hai con il tuo sé superiore, con il divino, il parlare col divino. E vedo tanta felicità in questo. Mettiamo l'ultima carta delle porte per le fiamme gemelle. La porta d'oro, non c'è dubbio, qua è la porta di Gerusalemme. Qua io vedo un incontro magnifico con la porta d'oro che mi parla proprio dell'incontro della vita. Ricordiamo, l'incontro della vita è l'unica relazione che puoi avere, autentica, l'unica relazione con il divino, con il tuo sé superiore. Ricordiamo che quando voi integrate il fatto che la persona di cui siete innamorato, vi siete innamorato o vi innamorerete, è il tuo sé superiore che si incarna in quella persona, è il divino che si incarna in quella persona, affinché tu possa integrare tutta la tua ombra e sentirti Dio, va bene? E sentirti proprio in unione col tutto, senza rancore, risentimento, di una bellezza, di una gioia incommensurabile, il nirvana. Allora lì inizi a vivere una relazione veramente appagante. Allora l'archetipo di fiamma gemella si fa carne. E qua questo è uno straordinario momento in cui tutto questo ha luogo, già adesso. Ok? Wow, quindi ragazze mie e ragazzi, è stata una lettura molto coinvolgente, straordinaria. E quindi il punto sul quale io verto sempre è quello di liberarvi dai concetti, dallo schema, di aggrapparvi all'illusione della mente, perché c'è qualcosa di straordinariamente più bello, meraviglioso e unico quando iniziate a vedere tutto come manifestazione del divino, del vostro sé superiore, e quando iniziate a vedere la persona di cui vi innamorate come uno strumento del divino, cambia tutto. Quindi io vi auguro l'unione con Dio attraverso tutto quello che vivete. Detto questo, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!